Ma siamo davvero sicuri che le aziende abbiano capito che cosa sono e a cosa servono i podcast? Ti racconto le mie idee. Questa domanda è venuta fuori da un ragionamento che ho fatto. Qualche settimana fa sono stato a un evento a Milano dove ho parlato come speaker appunto di una serie di argomenti correlati al mio lavoro e chiacchierando con i vari sponsor che erano lì nella location ho chiesto ad un'azienda, non voglio dirti chi è perché comunque è un'azienda abbastanza conosciuta nel suo settore ovviamente, ho chiesto se loro avevano mai fatto podcast, un po' così per chiacchierare. E questa persona mi ha detto che per spingere 2 loro prodotti avevano fatto 2 podcast, dove per podcast lei intendeva 2 puntate. Quindi una puntata per prodotto a scopo promozionale. Ti racconto prima tutta la chiacchierata e dopo ti do le mie considerazioni. E quindi ho detto, sono rimasto sorpreso perché non ha senso questa cosa, ok? Dopo ne parliamo. E quindi ho detto, ma non avete mai pensato di fare qualcosa di continuativo che non sia promozionale, ma che serva ad avvicinare il vostro pubblico, i vostri clienti, a fidelizzarli? No, facciamo altre cose, mi è stato risposto, ma se ne occupa l'ufficio stampa. E io ho pensato, forse ho detto anche ad altra voce, ok, ma l'ufficio stampa è promozionale anche quello, no? Deve vendere i vostri prodotti, no? Quindi fa pubblici redazionali, fa interviste, eccetera, ma con l'obiettivo di vendere, perché è il vostro ufficio stampa. Poi la conversazione, è finita perché ho capito che dall'altra parte non c'era interesse, voglia di approfondire l'argomento podcast, quindi mi sono tirato indietro semplicemente. Ok, allora, le mie considerazioni. Questa è un'azienda grande, non grandissima, ma un'azienda grande in un settore molto specifico e non ha capito a che cosa servono i podcast, perché lei mi parlava di promozione quando io invece parlavo di fidelizzazione, di ampliamento della fanbase, di creare un legame con le persone. No, a questo serve il podcast. Il podcast non serve a vendere o comunque non immediatamente. Ok, ci sono altri strumenti, c'è l'advertising, c'è la pubblicità, ci sono tanti altri strumenti. Il podcast serve appunto a raggiungere un pubblico potenzialmente interessato e raccontargli cose per creare, innanzitutto per rafforzare la conoscenza del marchio, del brand aziendale e poi anche per allargare la fanbase, per fidelizzare queste persone, per intrattenerle. L'obiettivo finale è quello di vendere, ovvio, ma è un obiettivo di lungo termine, non è nell'immediato, non faccio una puntata del podcast per vendere più prodotti. Ora, mi sono meravigliato di questa azienda perché, come ti dicevo, non è un'azienda piccola, sicuramente non è una multinazionale, ma è un'azienda abbastanza grande nel suo settore. Finora con il mio progetto CastPod, io non te ne ho mai parlato in realtà perché, insomma, non è mai venuto fuori, però se ti interessa castpod.it, anziché podcast CastPod, che simpatia, però insomma a me piace tantissimo, è un progetto che insieme ad altre persone abbiamo messo fuori un po' di tempo fa e stiamo lavorando con brand molto 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 grandi, aziende veramente grandi, e stiamo realizzando per loro i podcast. Quindi è un gruppo di persone che non è un'azienda, è un gruppo di persone che di volta in volta, che coordino io, e di volta in volta, in base alle varie aziende, alle varie richieste, formo un team di lavoro e creiamo questi podcast. E la cosa funziona abbastanza bene, le aziende sono molto grandi, si lavora bene, si guadagna bene, ok. Le aziende molto piccole, invece, giustamente non hanno assolutamente idea di che cosa siano i podcast. Magari li ascoltano, ma non hanno mai pensato che possano essere strumenti per aiutare queste piccole aziende a vendere, a fidelizzare, a vendere sempre non nell'immediato ma nel lungo termine, a fidelizzare, a legare le persone, a raccontare e intrattenere. E quindi ci sta che le piccole, vedano questa attività come un po' una cosa molto, molto distante, no? Loro vogliono vendere immediatamente, le aziende piccoline hanno bisogno di vendere e quindi pensano semplicemente a fare pubblicità, a fare in certi casi a rompere le scatole alle persone con della pubblicità inutile e fuori contesto, fuori target, eccetera. Ma questo è un altro discorso. Ma le aziende medie o le aziende medio-grandi, dal mio punto di vista, dovrebbero sapere a che cosa servono i podcast.
Perché? Perché se ne parla tantissimo, perché il podcast è stato lo strumento che dopo la pandemia ha mantenuto livelli di crescita molto più elevati rispetto ai video, rispetto ai blog, perché ormai il podcast è diventato quotidianità e perché ci sono diversi studi che dimostrano come la pubblicità, tra virgolette, il native advertising, quindi uno spot inserito all'interno di un episodio di un podcast, soprattutto se è uno spot nativo, nel senso che è lo speaker, l'host che ti racconta che quella puntata è offerta a quel prodotto, che ha comprato quel prodotto e si è trovato bene, eccetera eccetera, funziona molto molto bene. Ci sono studi che dimostrano come quel tipo di pubblicità funziona alla grandissima in proporzione, ok? Quindi nonostante questo le aziende ancora non hanno inteso che cos'è un podcast, a cosa serve un podcast. Quelle grandi, ok, lo sanno. Ho parlato sempre a questo evento con un amico che lavora in un'azienda gigantesca, una delle più grandi che ci sono in Italia. Loro hanno un reparto enorme, hanno gli studi di registrazione audio e video all'interno, e quindi lui mi diceva che stanno già da tempo ragionando sui podcast, e lì non è questione di non capire o altro, hanno le risorse umane preparate. Le risorse economiche, quindi lo studio, l'attrezzatura, eccetera, eccetera, hanno la mentalità vincente perché è un'azienda gigantesca e devono soltanto trovare il tempo tra le varie attività che fanno, ovviamente, per realizzarlo. Quindi quelle proprio grandi lo sanno, è un altro mondo, no? Hanno già comunque tutta una serie di progetti in piedi, tra cui anche probabilmente i podcast. Quindi c'è un gap, io vedo, enorme tra quelle grandissime, ok, quelle piccolissime che probabilmente non ne hanno bisogno, comunque secondo me ne avrebbero comunque bisogno, ma diciamo non rientra nelle loro priorità perché devono vendere, soprattutto in questo periodo storico, e quindi restano quelle medio-grandi che hanno il budget, hanno la possibilità, ma non hanno capito che cosa è il podcast e come funziona e perché dovrebbero farlo. Perché dovrebbero farlo? Cioè, prima era domanda, adesso è affermazione. Perché dovrebbero farlo? Ok? Dovrebbero assolutamente farlo. Ti potrei raccontare tantissimi casi, ma mi interessa sapere anche la tua opinione. Se lavori con aziende, e a prescindere che siano piccole, medie, grandi, eccetera, riesci a far comprendere, o comunque loro hanno compreso il ruolo dei podcast oggi, o il quadro è quello che ti ho un po' raccontato io? Questa è un po' una chiacchierata informale che volevo fare con te, perché ti volevo appunto raccontare quella che è la mia idea e mi farebbe molto piacere leggere la tua, perché dal confronto nascono sempre arricchimenti per tutti, ok? Quindi fammi sapere, mi farebbe davvero piacere, perché questa è la mia sensazione. Poi ovviamente ci sono casi di aziende anche piccolissime, illuminate, che ti chiedono il podcast perché veramente hanno capito e sanno che può portargli un vantaggio, eccetera, eccetera. Quindi il mio discorso è un po' in generale, nato soprattutto da questa delusione venuta fuori da questa chiacchierata con un'azienda che potrebbe, proprio per il settore e per i prodotti che vende, potrebbe assolutamente beneficiare dei podcast, e invece non ha assolutamente idea di che cosa siano, come funzionano e perché dovrebbero farli. Va bene, io mi sono dilungato anche troppo come al solito, ma mi fa piacere davvero ascoltare la tua opinione, quindi commenta questo video e fammi sapere cosa ne pensi e qual è, diciamo, il feedback che ti viene fuori dalle chiacchierate con aziende, con altri professionisti e quant'altro. Noi ci vediamo settimana prossima, ciao!